Ma buongiorno! Buongiorno! Ciao amici, Fede sta facendo manovra per uscire dall'area sosta di Arguedas. Lasciamo queste bellissime grotte che ci hanno fatto compagnia stanotte, peraltro nel silenzio assoluto, abbiamo dormito molto bene. Le grotte si vedono purtroppo solo da fuori, ma non sono visitabili causa lavori di ammodernamento, diciamo così, almeno c'è scritto nel cartello. Questa è l'area piccola di sosta, ma qui a fianco ancora non è aperta, ma prossimamente hanno fatto un bel lavorone. Magari se ci venite in futuro troverete aperta anche questa qui alla nostra sinistra. Vedete, c'è un trattore, probabilmente stanno spianando il terreno col punto scarico e carico anche lì. Questo invece è l'attuale punto per fare i servizi al vostro camper. Un consiglio spassionato che ci sentiamo proprio di darvi: se venite ovviamente in questa zona e volete fare la pista nel deserto di Bardenas Reales, non lavate prima il vostro mezzo, perché Charlie dopo il tour di ieri è in condizioni pietose. Abbiamo la terra ovunque, quindi sarebbe uno spreco lavarlo poco prima. Oggi ovviamente cercheremo un autolavaggio e daremo una bella sciampata, non so se si dice così, e risciacquata a Charlie per farlo tornare bianco, ma soprattutto per levare quella polverina marrone che si è infilata in ogni dove. Attraversiamo il paesino di Arguedas per lasciarlo, andando un po' in direzione nord. Per fortuna, stavamo parlando, abbiamo deciso di fare ieri l'escursione nel deserto, perché oggi la giornata è piuttosto moscia, nel senso che c'è tutto il non è freddo assolutamente, temperatura 15-16 gradi, c'è meno vento, però il cielo è completamente grigio e tappato, e quindi ci siamo detti che forse, anzi senza forse, è stato sicuramente così aver scelto ieri come giornata di escursione, perché avere visto quelle formazioni rocciose e quel tramonto nel deserto, insomma, ha tutt'altro sapore. Passiamo anche nel piccolo mercato centrale di Arguedas con i banchetti di vestiario, frutta, verdura. Prima di andare via dal deserto andiamo a vedere un'ultima tappa. Dovrebbe esserci un embalse lì vicino, fa sempre parte del deserto. Traduci embalse per chi non sa lo spagnolo. Embalse sono un bacino dei bacini artificiali, in Spagna li chiamano tutti embalsi. Qui è un mix. Ed ecco che di mattinata si incontra nuovamente un bello sterrato. Meno male che ancora non abbiamo lavato Charlie. No. Ma Charlie ormai va ovunque. Sì, va ovunque, ma si sporca comunque. E intanto la strada è fiancheggiata da questi vigneti super colorati che sono bellissimi. Intanto passiamo a fianco a questa chiesa e questo, signori, è il panorama. Mamma mia, c'è una discesa incredibile. Anche il sole. Anche da questo lato ovviamente le formazioni rocciose a strati colorati non mancano. Dov'è Billy il coyote? Dov'è? Se vi siete persi il video del deserto andatelo a vedere, perché è stata un'esperienza incredibile. 50 km di strade sterratissime in mezzo a nulla, in mezzo a paesaggi meravigliosi. È un deserto che, anzi una zona semidesertica per essere precisi,
che è stata proclamata patrimonio della biosfera da parte dell'UNESCO, quindi quando c'è il signor UNESCO, come lo chiamiamo noi, insomma, c'è roba che vale la pena vedere. Ragazzi, si lava Charlie! Abbiamo trovato tutte le coltivazioni, guardate come annaffiano. Cosa sono? Sembrano cavoli? Ora non capisco bene. Che acquata! Qui c'è una vallata completamente verde. Ma verde, eh? Un bel falchetto che ha intravisto qualcosa sicuramente nel campo, e è lì che se la planava sopra, probabilmente in fase di attacco, così ci è sembrato. Ci sono delle coltivazioni verdissime, talmente verdi, verde scuro, che da lontano mi sembrava l'acqua del lago, invece ancora il lago non si vede. Ancora 5 km. Quindi è bello, bello profondo, è lontano. Stiamo facendo una strada che non è proprio turistica. Speriamo che non ci faccia poi tornare indietro e che ci faccia proseguire. Perché sulla mappa la strada continua, però qui mi sembra che stia peggiorando sempre di più. E quel muraglione alto che vedete lì alla nostra destra è la diga che contiene appunto il lago artificiale. Dice Embalse del Ferial. Mi sono scordata che si chiama del Ferial. C'è una bella salita qui davanti, ma per fortuna è asfaltata. Eccolo! Wow. Bello grosso il lago, mi immaginavo una pozzettina, invece no. Perché è lungo e stretto. Questa è la diga, ora qui non si può accedere, chiuso, e questo è tutto il laghetto artificiale. Noi venivamo da quella strada laggiù. C'è anche un parcheggio qui se qualcuno si volesse fermare e far sosta. Comunque un bello spazio. Non siamo finiti in un acquario, ma siamo arrivati nella città di Logrogno e la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato un autolavaggio, come vi abbiamo detto, perché Charlie è in delle condizioni pessime. Quindi ora Fede è andato a cambiare i gettoni e si inizia la doccia. sono al buio. Tutta schiumata di rosa, Charlie. E ora risciacquo. Era bello sporco, Charlino. E dopo il lavaggio andiamo da Plain Energy, che è un distributore che, vedete bene, fa il diesel a 1,29,5, e visto i prezzi che ci siamo lasciati alle spalle diremmo niente male. Voi che dite? Che si fa? Si riempie anche quello dell'acqua? Ebbene sì, abbiamo provato anche questa emozione. Che emozione! 55 litri, 71 euro per 71 euro per essere precisi, per il pieno. Servito, perché è venuto anche a servizio. Servito. E il signore è simpaticissimo, ha capito che siamo italiani, poi l'ha visto dalla targa, ha iniziato a parlare un misto fra spagnolo e inglese, e lui è stato in Italia, ha visitato la Toscana, gli abbiamo detto che siamo toscani. Montecatini Terme, ha detto è stato a Montecatini, a Pisa, Siena, Livorno, Florentia, come ha detto lui. È innamorato dell'Italia, e quindi, cioè, gli spagnoli sono forti, non c'è niente da fare, sono troppo forti, sono simpatici, accoglienti. E ora sono i primi contatti che abbiamo con i locali, quindi ci piace. Ci gusta mucho. Ci gusta mucho. Dobbiamo ripassare un po' l'idioma spagnolo, perché olvidamos, ce le siamo dimenticate. Vamos. Vamos. Vamos a buscar por la noche. No, primero por la compra della spesa. Mercadona. Primero Mercadona. Después por la noche. Por la noche. E attraversiamo il fiume Ebro, un notevole fiume spagnolo, uno dei più importanti, che proprio passa qui accanto a Logrogno e che sfocia in una zona della Spagna che noi abbiamo visitato. Noi siamo stati proprio sulla foce del fiume Ebro. Vero,
qualche tempo fa. Tra l'altro questa città, Logrogno, è anche una tappa fondamentale del Cammino di Santiago, passa proprio da qui, quindi non è insolito vedere i pellegrini che camminano e passano dalla città per poi proseguire e arrivare al capolinea, diciamo così, che è Santiago de Compostela, e vediamo un po' se ne incroceremo qualcuno. Abbiamo fatto un po' di spesa, ora facciamo la cena, prepariamo anche un'insalatina che ci vuole. Questo è il piazzale attrezzato per i camper con tutta l'area di sosta e di scarico. Ci sono tantissimi camper, ma ve li facciamo vedere domattina. Ci siamo comprati una buonissima torta salata gallega al polpo ragazzi, Famoso in Galizia, no? Il famosissimo, c'ho una fame. Quindi l'abbiamo già vista pronta lì alla forneria, ci chiamava. E noi ce ne siamo già preparati. Buon appetito! Piatto pulito! Buongiorno da Logrogno! Buongiorno a tutti amici! Ma che sei, la signora dei tabù? Ne mangio 1000 al giorno, vuoi sapere perché? Tabù, anche bianco, tabù. È una cosa un po' meno piacevole delle tabù. Però è sempre un argomento un po' tabù. È un argomento un po' tabù, è vero, questa è una bella descrizione, ma non così tanto poi, dai. Siamo nell'area camper service, l'area libera, lo ricordiamo, di Logrogno appunto. Un'area molto ben attrezzata, dotata anche di camper service, cioè appunto di carico e scarico. Quindi abbiamo già fatto il carico dell'acqua chiara e adesso pensiamo al nostro VC a secco. Per chi ci conoscesse da poco sa che abbiamo poi alla fine optato per il VC a secco, ovvero quello a separazione poi come viene chiamato. Quindi i solidi vanno nella parte posteriore e i liquidi vanno nella parte anteriore, raccolti in un piccolo serbatoio. Il serbatoio contiene 10 litri, mentre per i nostri solidi all'interno del secchio che viene fornito in dotazione appunto con il VC della Trelino inseriamo un sacchetto biodegradabile e mettiamo della segatura. Molti di voi anche in presenza a Parma ci avete chiesto come ci troviamo con il VC a secco della Trelino. Non ne abbiamo mai parlato male ma nemmeno bene, per questi motivi che abbiamo sempre sottolineato, ovvero noi abbiamo questa cabina doccia che di fatto è anche il nostro bagno, perché sul piatto doccia appoggia il VC appunto della Trelino. Non abbiamo al momento un funghetto, un omblò, una presa d'aria superiore, ma non abbiamo, essendo doccia, nemmeno la possibilità di mettere la ventola di estrazione che sappiamo faciliterebbe, diciamo così, l'asciugamento, se passatemi il termine, dei solidi. Quindi diciamo probabilmente, sicuramente per questo motivo, ripeto, come abbiamo sempre spiegato a tutti voi, rimane un po' di cattivo odore qui all'interno della cabina doccia, pur usando il ventilatore, l'estrattore in uscita quando noi usiamo appunto il VC. Per questo motivo la Trelino ci è venuta incontro mandandoci un nuovo kit, dei buoni prodotti per la pulizia, per la sanificazione sia del serbatoio delle urine, che è questo qui, Liquid Fresh, mentre questo, usandolo con lo spruzzatore che danno di Corredo, si usa quotidianamente quando facciamo i nostri bisogni, soprattutto la pipì. Oltre ai prodotti per la sanificazione ci siamo fatti mandare 2 membrane di ricambio. Questa è la membrana con chiusura, vedete questo foro, quando fate i vostri bisogni i liquidi passano da qui e si richiude per evitare la risalita degli stessi. Sempre in tema di odori ci siamo fatti mandare anche il tappo che serve per limitare al massimo la fuoriuscita di questi odori. Ma la vera novità è questo articolo, l'urinometro. Semplicemente si tratta di un galleggiante che quando
andiamo a riempire la tanica con i nostri liquidi, fa salire appunto questo galleggiante, e come d'incanto vi esce questo ago dal forro dove la fate. Cioè, detta così sembra comica, però è divertente, no? Voi siete lì seduti, vi fate i vostri bisogni e piano piano e sale questo ago. Come voi vedete sbucare questa punta dal foro, preoccupatevi, significa che è arrivato il momento di svuotare la tanica perché è piena. Scherzavamo, non preoccupatevi, ma comunque datevi da fare a cercare un punto sosta dove scaricare. Infatti noi ci siamo chiesti più volte, ma quanta ne abbiamo fatta? A che livello siamo? Non sapevamo mai il livello dei liquidi, quindi ogni volta aprivamo, sentivamo il peso, guardavamo, e a volte, una volta, anzi vi diciamo la verità, è uscita di fuori, è finita all'interno del secchio contenitore, però poi ci è toccato pulire tutto. È vero. Questa implementazione che ha fatta la Trelino, probabilmente, diciamo, ha ascoltato un po' tutte le recensioni dei viaggiatori che lo stanno usando, e effettivamente è appunto un giusto upgrade, perché non c'è una tacca di livello, e all'interno poi uno, preso dal viaggio eccetera eccetera, non si ricorda ovviamente il livello, se non lo guardi fisicamente è un po' un problema sapere quanta urina c'è all'interno del serbatoio. In questo modo spero che ci aiuti e che non succeda più quello che è successo quella fatidica volta. Esatto, ora vi faccio vedere come si usa. Allora, come prima cosa inseriamo la nuova membrana nel tappo, facciamola aderire bene, poi inseriamo l'urinometro in questo modo, là. Anche carino il colore arancione e blu. C'è anche il suono. Si avvita nella tank, chiudiamo. Ora metto il sacchetto dei solidi. I guanti bianchi servivano perché sto proprio pulendo l'intero VC, quindi anche il contenitore. Nel mentre quindi è vuoto, non vedrete scene scabrose e Fede vi fa vedere dove va inserito il tappino rosa di un colore tra l'altro molto carino, così almeno se casca nella doccia si trova subito. Esatto, che ci viene fornito. Lo faccio personalmente. Vediamo un po'. Inseriamo il tappino qua, ovviamente nel foro dove scendono i liquidi, questo è chiaro, mi sembra. In questo modo limitiamo la fuoriuscita di vapori sgradevoli, la risalita di odori. Chi ci segue da tempo sa che prima del Trelino avevamo un VC chimico, poi sulle alture della Turchia, sali scendi 2000-3000 metri, con gli sbalzi di pressione ci era letteralmente scoppiato, si era aperto e ci siamo trovati nella necessità di doverlo cambiare. Bisogna dire che con il VC a separazione in tanti paesi ci siamo trovati molto bene, soprattutto in quei luoghi dove diventa difficile trovare dove scaricare soprattutto i prodotti chimici. Qui invece siamo liberi dall'acqua, liberi dai prodotti chimici appunto, e quindi sotto questo aspetto siamo molto soddisfatti e contenti. Soprattutto dal punto di vista ecologico ci piace molto questa soluzione. Sapete che noi sposiamo la pulizia ambientale, facciamo le raccolte per un sacco pulito, quindi insomma abbiamo a cuore queste situazioni, e sapere di non riversare comunque chimici anche scaricati nei luoghi appositi, ma comunque è una cosa che ci fa molto piacere. Noi usiamo appunto, come vi dicevo, sacchettini biodegradabili con la segatura, che comunque è tutta roba che si smaltisce tranquillamente, le buttiamo nei luoghi preposti e quindi siamo a posto, e in più consumiamo meno acqua e sprechiamo meno acqua. Vero, quindi... perché proprio all'interno del VC della Trelino non c'è acqua, zero. È anche più leggero, ogni volta lo dobbiamo alzare e spostare per fare la doccia, quindi un motivo in più per utilizzarlo. Questo è anche un vantaggio molto importante, perché io personalmente non ce la facevo, essendo l'altro pieno d'acqua sia per lo sciacquone che per i liquidi sotto, non riuscivo ad alzarlo. Questo lo alzo anche io tranquillamente, lo sposto. VC pronto, qui vediamo il laghetto minaccioso pronto a sbucare fuori, il sacchetto con la segatura. E questa, ragazzi, è la nostra cabina doccia, guardate che meraviglia. Chiudiamo il VC e chiudiamo la porta scorrevole a scomparsa, che in tanti ci avete chiesto ma dove l'avete comprata. La trovate giù nei link in descrizione. Una porta roll door prodotta in Inghilterra. Ovviamente sono tutte porte fatte su misura, questa è la peculiarità. Gli date la misura esatta al centimetro, anche al millimetro se volete, e loro ve la producono su misura. La fanno di tutti i tipi, di tutte le forme, di tutti i colori, quindi basta che andiate nel link e potrete usufruire anche del codice sconto dei tickets.
Saludos alla città di Logrogno, alla ciudad. sto intanto ripassando un po' di spagnolo, Un po' arrugginiti, sì, per averci ospitati, e ringraziamo l'amministrazione comunale per la bella area di sosta funzionale e moderna che ci ha ospitati stanotte. Ora direzione sempre più a ovest. È diventato un mantra, sempre più a ovest, sempre più a ovest. E non siamo in Spagna se non c'è il toro sulla collina. Ah, olè! Se non fosse abbastanza chiaro, questa è una grande zona vitivinicola. Ci sono tantissime cantine, shop del vino, abbiamo attraversato tanti di questi posti. E questi vitigni così colorati, con queste foglie ocra, arancioni, rosse, cioè sono una roba, ti incantano. Tada! Eccoci a tavola ragazzi! Siamo nell'area attrezzata per i camper di Burgos, un'area che già conoscevamo, dove siamo già stati. Io mangio, scusate, ho fame. Però ora si mangia. Poi magari ci si sgranchisce un po' le gambe e facciamo 2 passi. Sono le 2:30, siamo arrivati un pochino più tardi della fascia pranzo. Piatto di pasta, che era tanto. Fuori tira un vento allucinante, abbiamo guidato lungo la strada belli sballottati, c'erano i tir che facevano così, e quindi ora un bel pranzo a base di pasta italiana. Ma qui vendono la nutria bonito, la nutria in aceite. Quindi l'olio, aceite sarebbe l'olio. Però non si capisce, ma è tonno o è nutria? Secondo voi ci danno pesce o nutria da mangiare? È una bella domanda. Nel frattempo ci facciamo una passeggiata, anche se fuori c'è un'aria gelida. Si è abbattuta la temperatura tipo di 15 gradi rispetto a ieri. Ma la temperatura poi in realtà non è il vento. Nemmeno bassissima, è che è il vento che è molto gelido. Passiamo di qua. E quindi quando sei in ombra con il vento è micidiale. Invece quando sei al sole, insomma. Però dopo la mangiata di oggi ci siamo un po' riposati, ci facciamo 2 passi perché ci vogliono. Si è svelato l'arcano mistero. La nutria è il marchio, quindi tranquilli, non mangiate nutrie. E significa bonito, significa tonno. Noi conoscevamo soltanto la parola atún per dire tonno in spagnolo, ma abbiamo scoperto proprio adesso che qui lo chiamano anche bonito e intendono il tonno. Vuol dire che è buono, che è bonito. Fateci sapere se conoscevate questo modo di dire, o magari se sapete con precisione se è solo di questa zona o si usa come la parola atún in tutta la Spagna.
o se avete mai mangiato una nutria, perché sai, tutto può essere. Sempre il rovinatore di poesia. Che luce però. Baciati dal solicino. Comunque anche in Spagna, quando fate le infrazioni stradali, vi tolgono i punti della patente. Questa è una notizia perché abbiamo trovato Ah, è vero. che fa anche i corsi per il recupero dei punti della patente. Capito te? Questo palazzo dietro di noi, ragazzi, è legato alla storia di Cristoforo Colombo, che ora non vi raccontiamo perché ve l'abbiamo già raccontata ampiamente. Sì, perché sappiate che noi ci siamo già stati, per chi non ci conosceva un po' di tempo fa, l'abbiamo già visitata a Burgos, quindi siamo venuti per sgranchirci un po' le gambe oggi. La usiamo come tappa intermedia. Sapete che la destinazione è Santiago de Compostela in Galizia, quindi ci siamo fermati oggi e vogliamo fare una passeggiata. Quindi per chi fosse interessato a conoscere la storia di Burgos, la trovate nei nostri vecchi video, magari ve la mettiamo poi Qui sopra, qui, in tendina, di qua, non so dove apparirà. insomma trovate così subito l'aggancio del vecchio video e lì raccontiamo un po' la storia di questa città. Ve lo ricordate questo viale? È tale e quale l'altra volta. Sì. Avevamo detto chissà in primavera com'è. E ci siamo tornati d'inverno. Non lo scopriremo mai. Entriamo da lì o da di qua? Io direi da di qua. Facciamo un diverso posto. Cosa abbiamo trovato, ragazzi? La comida georgiana, che ricordi? Davvero? Mamma mia. mia. Bellissimo. Mi fanno venire un languorino allo stomaco. I chincali, i I cacciapuri. Che periodo. Mamma mia. Quanto abbiamo mangiato. In Georgia si mangia bene e noi ci siamo dati da fare, tanto per cambiare. Esatto, fa piacere trovare la cucina georgiana anche qui in Spagna. Sì. Ragazzi, abbiamo cambiato mezzo. Potevamo noi fare altri 3 km con questo cielo per tornare da Charlie? No. Tira il dito. Non si può. E quindi abbiamo individuato l'autobus numero 11 che da Piazza di Spagna, la piazza centrale, ci porta vicino a Charlie. Le caldarroste facciamo stasera. Abbiamo acceso anche il cinepasto. Tornati da Charlie, ci siamo ricordati di avere ancora un sacchettino di castagne della nostra zona. Le abbiamo castrate tagliandole
con un taglio perché non scoppino. E ora le inseriamo nella friggitrice ad aria. L'altra volta ci abbiamo già provato, sono venute bene. E via! Caldarroste stasera! Con sti freddi, la ci sera. stanno bene, stasera con questo ventolino freddo ci stanno. Poi ho tolto dal congelatore dei medaglioni di merluzzo. Facciamo un po' di pesce con un po' di pomodoro, vediamo. Abbiamo l'insalata di contorno e direi che siamo a posto. E chi ci ammazza a noi? Fuori intanto inizia anche a piovere. Sì, stasera ho messo un po' di gocce d'acqua. Stasera serata come da baita in casa. La baita, siamo nella baita Charlie. La baita Charlie. Apri, Ha apri. finito. Che profumino. Che bello, il profumo c'è. Ora ustionano. ustionano. Lasciamolo un attimo raffreddare. La tavola è già apparecchiata. Ci beviamo anche la Poretti di Varese. La 9 luppoli, grazie Laura! L'ultima sopravvissuta! Abbiamo un personaggio alla guida che sta ancora dormendo stamattina. Buongiorno. Fede si è svegliato un po' dormiente. Cioè, o meglio dire, la frase infatti non vuol dire nulla, non si è ancora svegliato. Tanto Charlie ha la guida autonoma, ormai è capito. intelligente più di noi. Ormai sa dove, gli abbiamo impostato la direzione e lui sa quale prendere, le strade migliori. Siamo a proposito di strade su un'autostrada, un'autovia gratuita, perché in Spagna la maggior parte delle strade, delle autostrade sono gratuite, come in Italia, vero? Esatto, uguale, fai conto. Il vento c'è anche oggi, a tratti è nuvoloso come laggiù in fondo, ma si sa che andiamo verso la Galizia, una regione particolare per le piogge. Incrociamo le dita, speriamo di trovare un meteo clemente. Poi, come sapete, il progetto è di passaggio, perché poi vogliamo raggiungere altre destinazioni. Però la Galizia ci mancava da tempo a completare un po' tutto il panorama delle regioni della Spagna. Autovia Camino de Santiago, da Burgos a León. C'è Santa Martas. Santa Martas è la tappa prima di León. Sa che tra poco becchiamo un'acquata, ragazzi, che il cielo è molto, anzi è muy minaccioso. Piove, l'abbiamo trovata all'acqua. Passiamo nei paesini sperduti, abbandonati pare, non c'è nessuno. Vabbè, oggi è sabato e in più piove, quindi magari le persone stanno in casa. Riprendiamo l'autovia facendo questa rotonda con che è la conchiglia La conchiglia, il simbolo del Cammino di Santiago, tutta creata in giallo e azzurro sopra la rotatoria, bellissima. fantastica. Ci vuole la ripresa dall'alto. Comunque penso si sia vista, dai. Wow! Stiamo attraversando Valverde de la Virgen, un paesino che è proprio attraversato in due dal Cammino di Santiago, quindi ci sono cartelli, insegne, ostelli da ogni parte. Oggi purtroppo ai pellegrini gli va molto male. Abbiamo già incontrato 3 pellegrini con questa giornata sul cammino e ora vi faccio vedere un altro che addirittura si è portato l'ombrello. E il poncio. Il poncio. C'ha tanto a fare, Mamma mia, uno zaino molto grosso con il poncio. Oggi è giornata tosta, bella umida, mette a dura prova.
Oggi ho giocato il jolly, ragazzi. Ovvero ho aperto il freezer e ho preso il barattolino di ragù fatto a casa, in casa. Piove, d'altra parte oggi ci concediamo una pasta con il ragù. Me gusta mucho. Non avevo dubbi, E vai. Pronta? Sì, pronta. Un bel piatto di fusilli con il ragù casalingo e una bella grattugiata di grana maremma. Perché noi siamo toscani, i due toscanacci, e quindi... Oh, bravo! E quindi ti ricordi? grana maremma, giochiamo in casa. Ti ricordi ancora le origini? Esatto. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito.